Vi siete ritrovati con dei gatti un po' snob? Bene, qui c'è qualcosa che fa sia per loro che per voi padroni. Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video unboxing con un mega scatolone che mi è stato mandato da Nia Casa, se si pronuncia così spero di averlo detto giusto, e questo è il Nia Casa M1. È una lettiera per gatti autopulente con un design aperto, pensata appunto per offrire più comfort sia per i vostri animali domestici sia per voi padroni. Ora andiamo ad unboxarla assieme, anche perché anch'io sono veramente curioso di vederla. Mi è arrivata quando ero in viaggio, sono tornato giusto ieri dopo un mesetto passato a Tenerife e questa bellezza mi stava già aspettando a casa da 2-3 settimane. A proposito di Tenerife, stanno già uscendo i video sul canale riguardante questo secondo viaggio a Tenerife, perché ero stato anche a dicembre, e continueranno ad uscirne altri. C'ho un sacco di video, abbiamo fatto un sacco di experience, quindi date un'occhiata anche ai primi 3 video che sono già usciti se non li avete visti. Ma torniamo alla nostra mega lettiera per gatti autopulente, bensì avete capito bene autopulente, quindi non dovrete neanche sporcarvi le mani, ma soprattutto questo autopulizia permette anche di andare a nascondere gli odori. Poi, come stavo dicendo, la proviamo assieme, mi è stata mandata, ma non ho nessun obbligo di dirvi che è bella se non mi piace, quindi vi dirò quello che penso. Ho 3 gatti in casa, quindi poi andrò a testarla appunto in questa settimana e vi darò appunto la mia opinione. Intanto che andiamo ad aprirla, voglio dirvi qualche specifica. Questa lettiera è adatta per gatti fino a 15 kg di peso. Anche se avete dei bei gattoni, direi che può più che andare bene e ha un sacco di funzioni nascoste e smart. Da quello che dicono può non essere svuotata, non essere ripulita fino a 14 giorni. Poi bisogna andare a vedere, ovviamente io ho 3 gatti, quindi questo dovrei moltiplicarlo per tutti e 3. Poi ovviamente dipende da tanti altri fattori. Allora, tiriamo fuori, qui c'è questo mega cartone, non so se lo vedete, con tutte le scritte in giapponese, credo, anche di qua, però di qua vediamo che ci sono anche scritte in inglese, quindi possiamo andarci un po' più a capire. Ha un sacco di funzioni, andrò ovviamente a testarle così poi ve lo dico meglio. Quello che dovete sapere è che si può collegare al telefono tramite un'applicazione, quindi si potrà pulire schiacciando un tasto, lo farà anche automaticamente, ma la cosa figa, che non so quanto possa servire, però a pensarci bene può tornare utile a quelle persone che magari hanno gatti con qualche problema fisico, quindi devono essere tenuti sotto controllo. Rileverà il peso del vostro gatto, quindi se avete più gatti capirà la differenza tra un gatto e l'altro, quindi ogni volta che entrerà nella lettiera vi farà sapere quale dei gatti è entrato, voi potrete sapere quando appunto ha fatto i suoi bisogni. Un po' da stalking per i vostri gatti? Oh no, ma che figata! Allora, questo non mi aspettavo ci fosse, io ne ho comprato uno qualche mese fa, ve l'avevo fatto vedere forse anche in un unboxing. È quello da mettere fuori dalla lettiera di solito per raccogliere tutti i sassolini. Questo è marchiato appunto Nia Casa. Bello bello, tornerà sicuramente utile. E allora andiamo a vedere, qua ci sono un sacco di cose. Supporto per le gambe, automatic cut letter box, quindi andiamo subito a vedere cosa c'è al suo interno. Ci sono questi piedini, ok, va bene, e fin qui ci siamo. Qui ci sono degli sticker, no, adesso andiamo a vedere gli sticker. Qua c'è un mega manuale, qui vediamo che c'è anche il trasformatore da attaccare alla corrente, perché ovviamente è automatico. Qui ci sono ben 2 rotoloni di sacchetti, non so quanti ne contengono ognuno, ma appunto con questi andremo direttamente a raccogliere tutta la sporcizia e senza neanche toccarla, tirando appunto qua il sacchettino, a svuotare la cassetta. Ok, scusate ragazzi, ma voglio vedere sti stickers un secondo, perché ah, ok, io pensavo fossero degli sticker. Sono degli sticker matte, a parte che sono tipo gommosi, non so cosa servono, magari a non far scivolare. Andremo a vedere dopo cosa sono. Tiriamo via tutta la parte qua dell'imballaggio. È pesante, c'è qualcos'altro dentro? No, è semplice scatolone, vi dico che pesa 15 kg e qualcosa, tutto questo. Ok, la tiro fuori, ve la appoggio qui e ve la faccio vedere tra poco. Eccoci qui ragazzi, di ritorno, tac, tirate fuori dalla scatola, guardate che bella, sicuramente un oggetto di design grossina, sì, ma quelle classiche che uso io, che ho usato fino adesso, le classiche lettiere chiuse sopra, alla fine vanno ad occupare, diciamo, lo stesso
spazio. L'unica differenza è che questo è aperto ed ha un design decisamente migliore delle classiche lettiere. E anche se avrete ospiti a casa, ogni volta che il gatto avrà finito di fare i suoi bisogni, sì, è vero, si vedrà aperta, si vedrà la sabbietta, ma la sabbietta dovrebbe essere appunto pulita, perché ogni volta andrà automaticamente a svuotarsi. Una cosa che ho notato adesso mentre stavo sbrigliando qua, il cavo è fatto di corda, già qui si va a vedere comunque la qualità. Di qualità qui ce n'è tanta, i materiali sono veramente belli, solidi, non è assolutamente fatta di quelle plastiche cinesi. Visto che ci hanno dotato anche di piedini, andiamo a metterci i piedini per poterla rialzare. Ho attaccato la presa, ok ragazzi, l'ho attaccata, non ho ancora scaricato l'applicazione, quindi ok. Intanto voglio far vedere qui c'è tutta una parte gommata, è proprio gomma tutta questa parte. Qui, da come potete vedere, c'è una retina con tutti dei buchini dove passeranno appunto i sassini. Allora, qui c'è un tastino on-off, qui c'è un level, qui c'è anche il wifi per appunto collegarlo, c'è il clean e l'on e off per accenderlo e spegnerlo. Adesso, ok, qui c'è la parte con la vaschetta che... Ah, ma no, guardate che figata, raga, l'ho visto adesso sta cosa. Ok, e va a tirarsi fuori. Qui andranno posizionati un sacchetto che andrà incastrato qui, con la quale poi si tirerà e si andrà in automatico a chiudere. Molto molto comoda sta cosa. Reinfilato, tac. Come vedete sotto adesso c'è abbastanza spazio per raccogliere gli escrementi. Allora qui c'hanno una parte che si può tirare su una levetta, si va a staccare il guscio qua così, si fa così, questa parte può essere appunto staccata per essere andata a pulire. E adesso sto vedendo invece qua sotto, che voi non vedete, c'è anche una cassettina, in modo che quando avrà svuotato il tutto la cassettina si richiuderà e appunto non lascerà uscire l'odore. Ragazzuoli, niente che dire, andrò a testarla adesso per una settimana, poco più, così vedo un po' come funziona. Andrò a installare anche l'app e poi vi faccio vedere tutto tra pochi secondi. Per voi, per me passerà appunto più di una settimana. Speriamo non si mangerà i gatti e vedremo se i gatti la inizieranno ad utilizzare. Ci vediamo tra poco. Ragazzuoli, oggi sono passati circa 4 giorni da quando ho messo giù il Nia Casa, ovvero la mega lettiera per gatti super tecnologica, e dopo 4 giorni per la prima volta adesso la vedo sporca. È vero, hanno fatto i bisogni, però nel rovesciarsi dentro è rimasto qualcosa attaccato lì. Facile rimozione, facile pulizia, ma come detto poi si può smontare, tirare via tutto il pezzo e lavarla. Vi devo dire che per la prima volta nella mia vita non ero mai stato 4 giorni senza toccare la lettiera, perché ogni volta che arrivo è pulita, non si trovano escrementi, non si trova niente ed è finito tutto giù nel cassettone che credo svuoterò comunque stasera, anche se fino a 14 giorni si può lasciare lì, magari non butto tutto il sacchetto, lo svuoto solo, però mi fa un po' schifo l'idea di lasciare gli escrementi per 14 giorni lì sotto. L'ho messo in salotto, prima ce l'avevo in un'altra stanza, ora l'ho messo qui per comodità, anche perché appunto stavo tenendo sott'occhio. Comunque, anche se ho usato una lettiera che non è l'ideale, però è quella che avevo in casa, adesso ne ho comprata già un'altra che fa appunto le palline. Questa non crea molto le palline, comunque sia è lo stesso, finita dietro alla rete tutte le volte finisce là. Sicuramente l'altra è decisamente migliore, adesso poi la proverò, ma ho usato questa perché ce l'avevo comunque in casa e non volevo buttarla. Non ha né profumi né niente, l'altra che ho comprato sì, ma vi devo dire che anche a questa distanza non si sente assolutamente alcun tipo di odore. Andiamo a vedere qua sotto com'è. Ok, direi che è decisamente pieno. L'odore l'ho sentito, ma finché si trova lì e si trova al chiuso non lascia uscire appunto gli odori. Ci tengo comunque a ribadire che ora la sto testando per dare un feedback reale a voi
Normalmente la lettiera classica con 3 gatti la cambiavo tutti i giorni, ma tutti i giorni vuol dire non è che andavo solo lì con la palettina a tirare via escrementi, ma cambiavo totalmente tutto perché puzzava e si sporcava. Con questo metodo, ragazzi, è la prima volta in vita mia che non la tocco per 4 giorni di fila. Fa tutto da solo e a parte adesso che vi ho fatto vedere lì che si è sporcata, fino ad oggi non aveva lasciato alcun altro segno né odore. Ci rivediamo nei prossimi giorni con qualche news, magari anche dopo che ho cambiato il tipo di sabbietta. Ragazzuoli, eccoci qua di ritorno, è passata più di una settimana, ho utilizzato la lettiera per tutto questo tempo, la sera stessa dell'ultima parte del video avevo cambiato appunto la sabbia andandola a rimuovere, molto semplicemente avevo tenuto il dito, come potete vedere, premuto sul tastino, dopo qualche secondo che lo si tiene premuto inizia il ciclo di svuotaggio, per così dire, e in automatico va a svuotare appunto tutta la sabbia rimanente dentro il sacchetto sottostante. Molto molto comodo per svuotarla. Dopodiché sono andato a mettere della sabbia nuova agglomerante che va appunto a creare queste palline sia dall'urina che dagli altri escrementi, decisamente più comoda perché non va appunto a sporcare tutta la lettiera, l'altra invece non aderendosi agli escrementi per bene, quando andava poi a rovesciarsi, come avete visto nel video precedente, poteva rimanere attaccato qualcosa appunto alla lettiera. Così facendo non è successo più in questo tempo. Poi può sempre succedere, ovviamente dipende anche da come fanno gli escrementi. Svuotarlo è stato semplice, dal cassetto ho tirato semplicemente il laccio del sacchetto, si va a chiudere in automatico, andate a fare un bel nodo e potete andare a buttare tutto. Molto semplice comunque l'utilizzo generale, c'è anche l'applicazione è molto comoda. I primi giorni ho avuto qualche problema tra virgolette perché non so l'esatto peso dei gatti, quindi dovreste intanto sapere il peso di ogni gatto, andare appunto a mettere il peso del gatto, andarci a mettere anche una foto se volete, come ho fatto anch'io. In automatico ogni volta che uno dei vostri gatti entrerà dentro vi farà sapere quale gatto è entrato, quanto tempo ha passato dentro, vi viene fuori scritto anche il peso. Serve appunto se avete gatti che magari hanno un problema, dovete tenere sott'occhio quando vanno a fare i loro bisogni. Dimenticavo di dirvi che nell'applicazione vi dà anche la percentuale di quanta sabbia ancora rimane nella lettiera e del cestino, se è pieno o è da svuotare. Potete andare nelle impostazioni a impostare tutto. Quando arriverà ci sarà già impostato pulizia dopo che il gatto sarà andato appunto a fare i bisogni in un tempo dopo 5 minuti. In base anche al tipo di feci dei vostri animali vi dice un tempo medio da attendere prima che vada a pulire. Questo perché magari se hanno delle feci troppo molli aspettate qualche minuto in più, va un attimo a ovviamente aderire più alla sabbia, così facendo poi quando va a mescolare non va appunto a sporcare le pareti della lettiera. Io alla fine il tempo l'ho abbassato a 3 minuti, anche perché dopo che un gatto è uscito da lì spesso se passano troppi minuti ovviamente poi si inizia a sentire l'odore, cosa che comunque non volevo, quindi dopo 3 minuti massimo inizia a fare la pulizia. Ovviamente se c'è dentro un gatto la pulizia non parte. C'è scritto però, leggete bene le istruzioni, perché se avete gatti troppo piccoli, troppo leggeri, potrebbe anche non accorgersi che c'è dentro appunto il gatto, quindi nel senso, per quello state attenti. Io ho 3 gatti grandi, quindi anche se dovesse iniziarsi a muovere quando c'è il gatto sopra, il gatto salta fuori di botto. Ovviamente se è un gatto piccolino, mi raccomando, state attenti, tenete sott'occhio. Ovviamente si può anche bloccare l'autopulizia e ogni volta che magari vedete che è sporca andate voi, schiacciate il tastino e va a livellare e a pulire. Questa è la sabbia nuova che avevo messo, è molto molto più sottile, decisamente migliore. L'altra, se vedevate nei video, rimaneva tutta incastrata anche un po' dietro la rete, perché comunque essendo troppo grossa appunto andava a incastrarsi. Questa, come vedete, rimane pulita. A parte lì penso che appunto sia rimasto perché hanno sporcato con degli escrementi, ma l'ho cambiata circa 5-6 giorni fa, quindi nel senso questa è quanto si sporca. Quando ho svuotato tutto il cassetto sotto per pulire completamente, dopo averla fatta svuotare, ho staccato la parte sopra e ho il terrazzo, ho la canna dell'acqua sul terrazzo, l'ho portata fuori e solo la parte sopra l'ho pulita tutta, spruzzato con la canna dell'acqua, spruzzato disinfettante, pulita con una spugna.
vi devo dire la parte retrostante dietro la rete dove finisce della sabbia, quella è la parte più scomoda, perché io vabbè con la canna dell'acqua ci ho spruzzato dentro disinfettante, ci spruzzavo forte con la canna dell'acqua, se è pulita è uscito tutto. Se non avete a disposizione una canna dell'acqua ovviamente potete andare semplicemente con spugna, disinfettante, dell'acqua a lavare, a pulire. Ho visto che ci sono 2 viti, basta svitare le viti, non ho provato, ve lo dico, però in teoria basta svitare quelle viti e quindi può venire via tutta la parte della rete con quella parte appunto lì per andare a pulire meglio la parte dietro. Mi raccomando, una volta che l'avete lavata, se c'è sole, io l'ho fatto perché in questi giorni c'era un bel sole, l'ho lasciata sul terrazzo in modo che si asciugasse bene, perché se rimane dell'acqua lì nella parte dietro ovviamente poi quando ci va a finire la sabbia si va ad appiccicare, va a creare magari odori, eccetera, eccetera. Quindi fatela asciugare bene. Va bene, ora arriviamo forse alla parte più dolente, ovvero il prezzo. Ogni casa sul loro sito la mette a circa 470 euro. C'è una versione anche con lo step, il gradino, qualcosa di più forse, ma a meno che non avete appunto gatti che hanno problemi a salire, ce la fanno benissimo ad entrare. C'è una versione light. E sì, uno può dire tanto costosa, ma vi devo dire, io pensavo di utilizzarla, di farci la prova e poi magari di non utilizzarla più, di regalarla o altro, ma la terrò e non ve lo dico solo perché me l'hanno regalata, nel senso non ho obblighi, ma mi ci trovo veramente bene. Cioè prima tutti i giorni, più volte al giorno andavo con la palettina a tirare fuori l'escremento, 2 volte al giorno cambiavo la sabbia. Ok, quindi se fate 2 calcoli, sabbie costano 6, 8, 10 euro al sacco, dipende poi il tipo di sacco, ma facciamo un 8 euro al sacco ogni 2 giorni per arrivare alla cifra di 470 euro circa, bastano 3-4 mesi. Quindi in 3-4 mesi risparmiando con la sabbia vi siete già ripagati la lettiera intera. Facciamo 4 mesi e mezzo perché ogni tanto anche questa dovrete ovviamente cambiarla, ma vi dico, io per ora una settimana intera l'ho tenuta senza cambiarla, non ci sono odori, la sabbia risulta sempre pulita, soprattutto se andate a comprare quella ovviamente addensante che fa le palline anche con l'urina, quindi ogni volta che andrà a pulirsi va a buttare tutto nel cassetto sotto. Poi sicuramente il cassetto sotto lo svuotate quando è pieno, lo svuotate anche dopo 2-3 giorni perché magari fa schifo tenerla lì. Poi ripeto, dipende sempre dal tipo di escrementi, ma andate a risparmiare tantissimo con i soldi appunto della sabbia, ma soprattutto ragazzi, cioè non dovete ritrovarvi tutti i giorni a pulire più volte, a riempire sacchetti, perché poi ogni volta che tirate fuori lo escremento, cioè lo buttate in un sacchetto nella vostra pattumiera, non è che poi la lasciate lì, dovete chiuderla, andare a buttare via, quindi ogni volta buttate via dei sacchetti mezzi vuoti. Che dire ragazzi, mi ci sono trovato veramente bene, ve la consiglio, è molto comoda e soprattutto anche se avete gatti con dei problemi, quindi dovete tenerli sott'occhio su quanto vanno appunto a fare i loro bisogni, è sicuramente l'ideale. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se avete delle domande scrivetele qua sotto, sarò felice di rispondervi. Vi lascio sotto ovviamente i vari link al loro sito con le varie opzioni per poter acquistare quella light, quella col gradino, questa qua. Vi ricordo di seguirmi qui se questo video vi è piaciuto, ci sono un sacco di altre cose interessanti. Che dire, nient'altro, bella!